dimenticato di fare il video, però comunque stavo sistemando un attimo il bagno e cambiato il manico della doccia. Infatti questo era rotto e avevo notato che perdeva acqua da qui. Allora, questo stava qui, questo è dove si aggancia il tubo della doccia e avevo notato che usciva acqua da qua sotto qua. Allora diciamo un po' mi ero spaventato perché mi chiedevo se quest'acqua da dove usciva, cosa era rotto, se qualche tubo oppure il diciamo il regolatore della doccia qua. E quindi mi è toccato smontare questa parte di plastica, che non è stato così semplice come sembra, perché c'erano dei plupper dentro, non come questi adesso ho fatto un'adattazione temporanea, ma praticamente bisognava agganciare, quindi per toglierlo è stato abbastanza complicato perché erano dei plupper con una cioè praticamente arrivavano proprio piatti fino alla fine, con una cosa che li bloccava, diciamo. E praticamente ho dovuto aprire questo e ho dimenticato di fare il video quando l'ho fatto, e quindi guardare dietro, e alla fine ho capito che insomma l'acqua perdeva da qua, non sapeva se andava a finire dietro la parete, ma infatti non ci andava perché è tutto coperto dalla plastica. Quindi prendo quello, ho aperto anche, diciamo, questa zona qua, ho smontato il passo della doccia, aperto tutte queste viti che stanno qui, come questa, e quindi niente, per darci una guardata anche un po' dietro, e stava tutto a posto. Quindi vabbè, alla fine ho fatto la scelta di prendere questa doccia, questo tipo di doccia qua, perché è estraibile, quindi si può anche agganciare sopra se vuole. C'ha 1,5 metri di cavo doccia, diciamo. L'ho preso bianco invece che cromato, perché il cromato alla fine si rovina e non mi piace tanto. Questo qua ci stava meglio anche, diciamo, con l'allestimento questo del bagno. E facendo questo lavoro mi sono accorto, ho visto che qui mi perdeva, cioè non mi perdeva niente, ma ci stavano delle spaccature nella plastica del piatto doccia, quindi adesso lo sto sistemando con la colla per la plastica, in modo da coprire quelle, diciamo, quelle fessure che ci stavano. Adesso l'ho appena messo, non si vede bene e che poi si deve asciugare, eccetera. Stessa cosa voglio fare da quest'altra parte, ce ne sono di meno, però ce n'è qualcuno. Il piatto doccia è un po' vecchio, questo è il bagno originale del camper 98, quindi ecco, adesso in questo momento stiamo un po' sistemando. Comunque vi faccio vedere un po' il bagno come è fatto. E va bene, questo non è proprio un grandangolare con questo che sto filmando, però per farvi vedere comunque è comodo. C'è un bel piatto doccia bello grande, qui ci si mette la tenda, c'è l'oblò, il bagno, la doccia che si gira così, e quando chi si fa la doccia si sposta da quest'altra parte. E vabbè, quindi niente,
sono in fase operativa in questo momento, sto aspettando che si asciuga un po' la colla che ho messo lì. E qui il prossimo lavoro sarà questo, una volta terminato il bagno, perché questo è il regolatore che c'era in precedenza e va bene, ma lo voglio cambiare adesso con un regolatore MPPT, in modo da averci con il display anche tutte le informazioni sul riscaldamento della batteria, eccetera, magari. E al momento c'è una batteria non molto grande, c'è una batteria gel che viene caricata dal pannello solare. Il pannello solare è 100 watt, la batteria è 80 ampere all'incirca, e quindi io vorrei cambiare il regolatore, diciamo rifare un po' l'impianto solare. Questo è un po' piccolino, vorrei avere un po' più autosufficienza, quindi penso che ho preso un regolatore da 30 ampere MPPT, e quindi potrei avere dei pannelli fino a 390 watt di pannelli, e dopodiché anche cambiare la batteria, mettergliene una più grande, oppure insomma o due più grandi, ecco. Niente, qui Ma che fai? Che stai facendo in cino? Pussa via, pussa. Maledetto cattaccio, pussa via. questa è la storia di uno di noi. Che buona, guarda questa che buona. E uno, e due, e tre. 4, 5, 6, uè, e che ne? Ma dove t'ho portato, raga, dove t'ho portato, Gaspar? Siamo noi, ma Gaspar e Mauro. Se c'è una schifezza cancelliamo tutto. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché non può esistere un'isola che non c'è. Pensarci, che pazzia. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi, e se non ci sono ladri, mi ha distratto, ma è la guerra, proprio l'isola non c'è. Mi devo ancora sincronizzare con me stesso. Cazzo che panorama. È bello, no? Stai qua, una chitarrina, una birretta, ma aspetto come un dono d'amore fino
giorno dal primo mese. La, 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 la. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò a ninna nanna, e stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con il bambino da fasciare. Allah, la la la, ai la la la. Ma Insomma, insomma, si è calata, è andata giù. insomma, Och i slutet av programmet kan man då försöka gissa var bor polisen, var bor tandläkaren och så vidare. Och den som då... allora in realtà avevo dei problemi qua col parafango, c'erano delle spaccature, quindi sto risistemando tutto. Quello che ho fatto, ho messo, prima l'ho incollato con la colla a due componenti, e poi con questo arnese qui e queste grappette qua che si infilano con l'arnese, praticamente ci si mettono i punti di sutura. Allora, questi si squagliano, hanno squagliati qui nella plastica stessa, e qua poi tiene, insomma, non c'è più nessun problema. Ho fatto lo stesso lavoretto qua, qui, e anche qua sotto. Adesso ancora non è terminato naturalmente. Qua adesso devo prima, come si dice, allisciarlo bene, poi si rimette ancora questa colla sopra, si alliscia di nuovo e alla fine, insomma, ci si dà una spruzzatina con un grigio che è più o meno simile, e alla fine viene bene. Questo qua pure l'ho sistemato. Questo qua era calato, era andato giù, l'ho dovuto smontare, eccetera, la placchetta riaddrizzarla, riavvitarla, incollarla bene. Adesso effettivamente sta meglio di quello dall'altra parte. E niente, i lavoretti continuano, ce ne sono diversi da fare, non è proprio la fine del mondo, le cose che bisogna fare, però poi c'ho da dover installare anche i pannelli su. E insomma, dentro un attimino ci sta tutto in mezzo il materiale da lavoro adesso. Ho messo anche il liquido nel serbatoio dell'acqua, e
quello per diciamo pulire il serbatoio dell'acqua, ecco. Quindi è stato già effettivamente stato anche più di 48 ore, c'è da svuotarlo, sciacquarlo, ripulirlo, magari rifare il lavoro un'altra volta, eccetera. Comunque qua abbiamo, questo è un 2.8 turbo diesel, il motore a me mi soddisfa pieno per quello che io ho bisogno di fare. Ho scelto questo perché diciamo era abbastanza potente il motore rispetto anche al peso del camper. Infatti il camper è a pieno carico 3,2 diciamo, sino altrimenti 2,8 penso sia. Allora, questo qua è un Detlef e è montato su Ducato naturalmente. Allora, un'altra cosetta che ci ho fatto, ho appena cambiato queste gomme, ho trovato due gomme usate che praticamente erano come nuove, infatti se potete guardare, la convergenza è stata fatta perché per quello ho dovuto cambiare le gomme, perché infatti erano tutte lisce dalla parte interiore. Comunque niente, io mi sto divertendo facendoci questi lavoretti, anche perché ero andato a chiedere un attimo in giro e per farmi sti lavori, per metterlo anche magari in modo professionale, lo sto facendo a modo mio amatoriale, però poi alla fine vediamo come viene, insomma adesso ancora sto all'inizio, ecco qua, ho messo i punti eccetera, infatti come vedete questi qua comunque il sistema regge una favola. Adesso devo procurarmi una macchina questa per allisciare tutto qua e poi continuare insomma, e poi si sistema questa parte e questa qua ho comprato l'adesivo che va di qua e di qua in modo che poi lo tiene, e questo praticamente va poi appoggiato tutto là così, avvitato eccetera. No, vabbè raga, è un macello. Ossi, ciao saluto da Ossi, ciao bello, guarda qua che ci sta qua, wow, sì signore. Allora, guarda che da raga, il discorso è che, allora, siamo in fase di montaggio batteria al litio, regolatore solare e per DC-DC
della Victron. Allora, però qua è che prima c'è stato fatto un impianto, non so come è stato fatto, con la batteria quella normale all'acido. Allora adesso sostituendo, sto cercando di capire, c'è qualcosa che non va, che ancora non riesco a capire. Allora, se accendo il motore si mette in carica con il Victron, bene. Se invece però non so perché adesso non mi funzionano, cioè diciamo che la batteria di servizi mi dà corrente al camper solo quando il motore sta acceso, mentre prima non era così. Allora c'è qualche cosa che è rimasto, qualcosa che mi è sfuggito qua, per forza. Vedete, allora spento, però se metto in moto si accende tutto, poi mi fa quello scattino pure, vedi, si è acceso. Vediamo. Infatti mi sta caricando, dice 90% già. Cioè adesso sta caricando dal generatore attraverso il Victron, e l'EPEVER qua l'ho agganciato solamente per vedere se mi carica, infatti 90-91%, vedi? Qua. Ecco, infatti carica. Però quando spengo il motore si spegne tutto, infatti si sono spesse le luci e questo non va bene. Vediamo se si riesce a trovare una soluzione. Yo pongo pegamento, tú haces esto, Yo pongo el pegamento y yo hago eso, ya, vale. Vale. Ya. Pero acuérdate, aprieta de a poquito y anda echando porque este va a salir mucho en el cañón. Varía 1300, ¿no? 1300. Cada uno. El puro pannello, sin eso, cosas de plástico. Ya. Cuidado con los dedos nomás. No llega hasta el dedo.
Adesso vengo, adesso vado, ma chi lo sa a dove sta? Mi gusta la vita un po' di qua e di là. Aquí, allà, all'Ibaba, da su, a giù, all'Esbabu, babu, babu, all'Ubabu. Sí, sí, señor. Me gusta trabajar, me gusta rupaquear, me gusta andar vía a campicitos con los niñitos, con la muerte del sol que me importa el corazón. Mi corazón, ¿dónde está? Está aquí, yo lo sé, yo no lo sé, ma qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Io non sé. Adesso smetti di parlare, bello. Perché mi gusta andare lontano sai mai, perché sei lì con me e vieni así e vieni lì, ma che scusa, io non ce ne compri pan, insomma, venga qui, venga lì, ma che scusa? Ah sì, così, fammi ballare. Mi fai morire. Però dopo andiamo al bar e ci scoliamo. E io sto qui con amigos míos che mi gira intorno, ma con la macchina che fa colori superficiali, anche mortale, ma simpatico perché mi gusta anche un po' di caffè, vamos! E a me dai il caffè con la tequila. E quando finiamo, e dimmelo tu, ma perché non vuoi più suonare, parlare, cantare, ma forse vuoi volare più. Ma su e giù. C'era un tipo che una volta ha visto una mucca volare. Non so che si era preso, non me lo vuole raccontare. Ciao da Mauro. E da Gaspare, ciao!